Ciao a tutti e bentornati al podcast. Io sono Ben e oggi affrontiamo un argomento praticissimo. Uno di quelli che vi servirà davvero nella vita reale, specialmente se viaggiate in Italia o in qualsiasi paese di lingua italiana. Come prenotare un hotel. Prenotare significa to book, to reserve in inglese. Uno dei verbi più utili del vocabolario del viaggiatore. Con me oggi c'è la nostra ospite fissa preferita, Monica, una vera esperta di viaggi e di avventure alberghiere, sia belle che, diciamo, memorabili per le ragioni sbagliate. Benvenuta, Monica. Ciao Ben, ciao a tutti. Memorabili per le ragioni sbagliate. Questa è già una premessa che mi spaventa e mi diverte allo stesso tempo. Sì, ho qualche storia da raccontare sugli hotel, diciamo così. Sono felicissima di essere qui. Non vedo l'ora di sentirle. Allora, Monica, partiamo subito. Quando devi prenotare un hotel, da dove inizi? Qual è il tuo processo? Allora, prima di tutto penso alla destinazione e alle date. Le date sono le date di arrivo e partenza. Poi apro booking.com o un sito simile, inserisco tutto e comincio a filtrare. Filtrare è to filter, selezionare in base ai criteri, posizione, prezzo, stelle e poi, ammetto, guardo le foto ossessivamente. Ah, le foto ossessivamente, anch'io. Ma diciamo una cosa importante agli ascoltatori. Le foto degli hotel sono spesso ottimistiche. Molto ottimistiche. Camera con vista panoramica. Arrivi e la vista è il muro del palazzo di fronte. Camera spaziosa. Ci entri e il letto tocca tutte e quattro le pareti. Spaziosa, in linguaggio alberghiero, significa che puoi respirare senza colpire il soffitto con il naso. Questo è universale. Allora, costruiamo insieme un vocabolario pratico per prenotare un hotel in italiano. Iniziamo dall'inizio. Quando chiami un hotel o scrivi un'email, come inizi? Perfetto. Al telefono si inizia con «Buongiorno, vorrei prenotare una camera». Vorrei è il condizionale di volere. È molto più educato di voglio. In italiano è importantissimo usare il condizionale quando si fa una richiesta. Suona rispettoso e cortese. Esatto. Vorrei, I would like. Mai voglio una camera al telefono. Suona quasi aggressivo. Poi cosa si dice? Poi si specificano le date. Vorrei prenotare una camera per il 15 giugno con partenza il 10 giugno. Oppure per 5 notti a partire dal 5 giugno. A partire dal significa starting from. E il tipo di camera, come si chiede? Allora, le camere principali in italiano. Una camera singola, single room, per una persona. Una camera doppia, double room, con un letto matrimoniale. Una camera doppia uso singolo, una camera doppia usata da una persona sola, spesso si paga un supplemento. Una camera twin, twin room, con 2 letti separati. E una suite, uguale in italiano. Ottimo vocabolario. E come si chiede il prezzo? Si dice quanto costa la camera per notte oppure qual è la tariffa? La tariffa è the rate, il prezzo ufficiale. E una domanda importantissima che molti dimenticano, la colazione è inclusa? Is breakfast included? In Italia la colazione può essere inclusa nel prezzo, colazione inclusa, oppure no. E in quel caso si paga a parte. Colazione inclusa o non inclusa? Dettaglio fondamentale. Io una volta ho scoperto che la colazione costava 22 euro per persona solo quando ero già lì. Non piacevole. Ah, la trappola della colazione, è classica. Per questo bisogna sempre chiedere prima. Altre domande utili. C'è il parcheggio? Is there parking? Il parcheggio è gratuito? Is parking free? C'è il wifi? Ovviamente, sempre. E è possibile avere una camera non fumante? Can I have a non-smoking room? E come si conferma la prenotazione? Cosa si dice alla fine? Si dice vorrei confermare la prenotazione. I would like to confirm the booking. Oppure posso avere la conferma scritta per email? Can I have the confirmation by email? La conferma scritta è sempre importante. Scritto significa written. Mai fidarsi solo di una conferma verbale al telefono. Assolutissimamente. La conferma scritta è oro. E se si vuole annullare, cancellare la prenotazione? Si dice vorrei cancellare la prenotazione.
I would like to cancel the booking. Ma attenzione, attenzione è una warning, bisogna sempre leggere la politica di cancellazione prima di prenotare. La politica di cancellazione è the cancellation policy. Alcune prenotazioni sono rimborsabili, refundable, altre sono non rimborsabili, non refundable. Se cancelli una prenotazione non rimborsabile, perdi i soldi. Punto importantissimo. Leggete sempre la politica di cancellazione, soprattutto quando prenotate con largo anticipo. Con largo anticipo significa well in advance, molto prima della data. Adesso facciamo qualcosa di divertente e utilissimo. Simuliamo una telefonata reale con un hotel. Io farò la receptionist. La receptionist o il receptionist è chi lavora alla reception, il front desk. E tu, Monica, farai il cliente. Pronti? Aspetta, tu fai la receptionist? Questo voglio sentire. Ok, sì, cominciamo. Hotel Bella Vista, buongiorno. In cosa posso aiutarla? Buongiorno, vorrei prenotare una camera doppia, per favore. Certamente, signora. Per quali date? Per il 15 giugno, con partenza il 19 giugno, 4 notti. Un momento, controllo la disponibilità. La disponibilità è availability, se ci sono camere libere. Sì, abbiamo disponibilità. La camera doppia con vista giardino costa 120 euro a notte, colazione inclusa. Ottimo, ha anche camere con vista mare? Sì, abbiamo una camera con vista mare a 150 euro a notte, sempre con colazione inclusa. C'è un supplemento di 30 euro per la vista. Perfetto, prendo quella con vista mare. C'è il parcheggio? Sì, abbiamo un parcheggio privato gratuito per gli ospiti. Gli ospiti sono i guests, i clienti dell'hotel. Meraviglioso. Posso confermare la prenotazione con carta di credito? Certamente. Abbiamo bisogno del numero di carta come garanzia. La garanzia è a guarantee, una sicurezza. Non viene addebitato nulla ora. Addebitato significa charged. Pagherà al momento del check-in. Perfetto. E qual è la politica di cancellazione? Cancellazione gratuita fino a 48 ore prima dell'arrivo. Dopo quel termine si addebita una notte come penale. La penale è a penalty fee. Capito. Allora procedo con la prenotazione. Può mandarmi la conferma per email? Assolutamente. Mi dica il suo indirizzo email e la sua conferma arriverà entro pochi minuti. Bravo Ben, ottima receptionist. Grazie, grazie. Ho un futuro nell'ospitalità. Ma vedete quanto vocabolario pratico è uscito da quel dialogo? Disponibilità, supplemento, ospiti, garanzia, addebitato, penale. Tutte parole reali che sentirete in una vera prenotazione alberghiera. E la cosa bellissima è che questi schemi si ripetono. Una volta imparato il modello, funziona quasi ovunque. Parliamo dei diversi tipi di alloggio in Italia, perché non c'è solo l'hotel classico. Monica, quali conosci? Oh, l'Italia è ricchissima di opzioni. Allora, c'è il classico albergo o hotel, stesso significato. Albergo è la parola italiana, hotel è il prestito dal francese. Poi c'è il bed and breakfast, abbreviato B&B, uguale all'inglese, camera e colazione, gestione familiare. E poi? L'agriturismo, questa è tutta italiana, è una fattoria, la fattoria è a farm, che offre anche alloggio e ristorazione. Sta in campagna, mangi prodotti locali, a volte puoi partecipare alle attività agricole. È un'esperienza unica, molto amata sia dagli italiani che dai turisti stranieri. L'agriturismo è fantastico. Io ci sono stato una volta in Toscana. Dormire tra le vigne, mangiare il prosciutto fatto in casa, bere il vino prodotto lì. Indimenticabile. Pura Italia. E poi c'è la pensione. La pensione è una piccola struttura familiare, più economica dell'hotel, spesso con trattamento di mezza pensione è half board, colazione e cena incluse, o pensione completa è full board, tutti i pasti inclusi. E per chi vuole qualcosa di più lussuoso? Gli alberghi diffusi. Diffuso significa spread, scattered. Sono un concetto tutto italiano meraviglioso. Invece di un unico edificio grande, le camere sono distribuite in diversi edifici storici di un borgo. Il borgo è a small historic village, ristrutturati e connessi da un servizio centrale. Dormi letteralmente in una casa medievale del 300. Aspetta, dormi in un edificio medievale autentico. Questo è incredibile. Dov'è il confine tra hotel e museo vivente?
Esattamente. E poi ci sono i relà, parola francese usata in italiano, che sono strutture di lusso in ville o castelli storici, e i resort, uguale all'inglese, strutture con tutto incluso, piscina, spa, ristoranti, attività, il paradiso per chi vuole rilassarsi senza pensieri. Il tipo di alloggio scelto dice qualcosa su che tipo di viaggio vuoi fare. L'agriturismo per la natura e l'autenticità, l'albergo diffuso per la storia, il resort per il relax totale. Esatto, la scelta dell'alloggio non è solo logistica, è parte integrante del viaggio, define l'esperienza. Io personalmente adoro i B&B a gestione familiare perché ti danno consigli locali che non trovi su nessuna guida turistica. Parliamo di consigli pratici. Monica, tu viaggi spesso. Quali sono i tuoi segreti per trovare un buon hotel al miglior prezzo? Ah, i trucchi del mestiere. Allora, primo consiglio, non prenotare sempre direttamente sui grandi siti come Booking o Expedia. Expedia e simili sono le OTA, Online Travel Agencies, agenzie di viaggio online. Spesso il sito ufficiale dell'hotel offre lo stesso prezzo o addirittura migliore e in più puoi negoziare piccoli extra, un upgrade di camera, la colazione gratuita. Davvero? Non lo sapevo. Quindi vale la pena chiamare direttamente l'hotel dopo aver trovato il prezzo online. Assolutamente. Telefona direttamente e di: «Ho visto la camera a X euro su Booking. Riuscite a fare lo stesso prezzo prenotando direttamente con voi?» Molti hotel sono disposti ad offrire qualcosa in più, perché non pagano la commissione alle OTA. La commissione è the commission, una percentuale del prezzo, quindi spesso sono disposti ad offrire qualcosa in più. Impressionante! Questo è un consiglio d'oro. Secondo consiglio? Leggi le recensioni recenti. Le recensioni sono the reviews, non solo il punteggio generale. Un hotel con 9,2 su 10 di 2 anni fa potrebbe essere peggiorato. Cerca recensioni degli ultimi 3 mesi e leggi sia le recensioni positive che quelle negative. Le negative spesso rivelano problemi ricorrenti che il management non ha risolto. Ottimo. E le foto? Come si fanno a farsi ingannare? Ah, la questione delle foto. Guardare le foto degli ospiti, user-generated photos, non le foto professionali dell'hotel. Le foto fatte dai veri clienti con il telefono sono molto più oneste. Se la vista panoramica in realtà è un parcheggio, qualcuno lo avrà fotografato e caricato. Ah, geniale. Le foto dei clienti come garanzia di realtà. E il check-in e il check-out? Ci sono trucchi? Sempre chiedere il check-in anticipato, early check-in, se arrivi prima del pomeriggio. Spesso non è garantito, ma se la camera è libera, molti hotel accontentano. Si dice: «È possibile fare il check-in anticipato?» «Is it possible to check in early?» Stesso per il check-out posticipato, late check-out, se il tuo aereo o treno è nel tardo pomeriggio. Vale sempre chiedere. E per le richieste speciali? Una culla per bambini, un piano alto, una camera lontana dall'ascensore? Si includono al momento della prenotazione come richieste speciali, special requests. Non sono garantite, ma vengono annotate e spesso esaudite. Esaudite significa fulfilled, accontentate. Si dice: «Potreste annotare come richiesta speciale che preferirei una camera ai piani alti? Could you note as a special request that I'd prefer a room on a high floor?» Adesso la parte che aspettavo di più, le disavventure alberghiere. Monica, raccontaci il peggior hotel in cui hai mai soggiornato. Oh mio Dio, ok, respiro. Allora, qualche anno fa ho prenotato un hotel boutique. Boutique suona elegante, vero? In una città europea. Le foto erano bellissime, pareti mattone, luci calde, arredamento vintage chic. E la realtà? La realtà, la camera era talmente piccola che dovevo aprire la valigia nel corridoio. Il bagno era così stretto che per fare la doccia dovevo tenere un gomito fuori dalla tenda. La vista suggestiva dalla finestra era un vicolo con i cassonetti dell'immondizia e alle 6 del mattino, alle 6, il ristorante del piano di sotto iniziava a fare le consegne. Rumori di casse, urla, motorini. Vicolo con i cassonetti. Ah ah ah. Boutique come eufemismo per microscopico e rumoroso. E hai chiesto di cambiare camera? L'hotel aveva solo 6 camere, erano tutte uguali. Ho pagato 3 notti, ne ho dormite 3 malissimo e ho imparato la lezione più importante della mia vita da viaggiatrice. Boutique non sempre vuol dire lusso, a volte vuol dire semplicemente piccolo e costoso. Questa è saggezza pura. E qual è stato invece il migliore, il più bello?
Ah, questo mi fa tornare il sorriso. Un piccolo agriturismo in Umbria. L'Umbria è quella regione verde al centro dell'Italia, vicino alla Toscana. 5 camere, gestito da una coppia anziana meravigliosa. La signora cucinava quello che raccoglieva dall'orto quella mattina. Il signore ti portava a vedere il tramonto su una collina privata con un bicchiere di vino locale. Che immagine bellissima! Tramonto su una collina privata con il vino. Non era un 5 stelle, non c'era la spa, non c'era la piscina Infinity, ma è rimasto il posto dove mi sono sentita più a casa lontana da casa. Lontana da casa significa away from home. Quella è la magia dei piccoli alloggi a gestione familiare. Ti fanno sentire ospite, non cliente. Questa distinzione è bellissima. Ospite versus cliente. Ospite, guest, qualcuno che si accoglie con piacere. Cliente, customer, qualcuno che paga un servizio. I migliori albergatori ti fanno sentire ospite, non cliente. Esattamente, e questo non necessariamente dipende dal numero di stelle. Ho soggiornato in hotel a 5 stelle dove mi sono sentita un numero e in B&B a 2 stelle dove mi sono sentito a casa. Anch'io ho una storia. Una volta ho prenotato last minute, all'ultimo momento, un hotel a Milano per una notte. Economico, zona centrale, recensioni decenti. Arrivo, check-in, salgo in camera. Apro la porta e trovo un'altra persona già nella stanza. Un signore in pigiama che leggeva il giornale nel mio letto. No, un'altra persona. Ma com'è possibile? Doppia prenotazione. Avevano assegnato la stessa camera a 2 persone. Il povero signore era lì da 2 ore tranquillamente. Nessuno dei 2 sapeva dell'altro. Siamo rimasti a guardarci in silenzio per 5 secondi interi. Poi ho detto, scusi, e sono tornato alla reception come un fantasma. Scusi, la reazione più italiana possibile. E poi com'è andata a finire? Mi hanno dato un upgrade gratuito. Upgrade significa passare a una categoria di camera superiore, alla suite, come scuse. Il signore in pigiama è rimasto nella camera originale, ha chiesto uno sconto e credo che alla fine lui abbia fatto l'affare migliore. Il re del pigiama ha vinto. Morale della storia, la doppia prenotazione, overbooking, in italiano usiamo anche la parola inglese, può capitare. Sempre stampare la conferma e portarla con sé. Prima di concludere, diamo agli ascoltatori un mini repertorio di frasi utili per situazioni comuni in hotel. Monica, andiamo veloci? Pronti, vai. Arrivo in hotel. Ho una prenotazione a nome I have a reservation under the name. Oppure buongiorno, mi chiamo Ho prenotato una camera. Problema in camera. Scusi, c'è un problema in camera. Il riscaldamento non funziona. L'aria condizionata è rotta. La doccia non ha acqua calda. Richiesta extra. Potrebbe portare degli asciugamani in più? Potresti cambiare le lenzuola? Avrei bisogno di un cuscino in più. Richiesta di informazioni. A che ora è la colazione? Dov'è il ristorante? C'è una lavanderia? Potete chiamarmi un taxi? Perfetto. Con queste frasi si sopravvive e si vive bene in qualsiasi hotel italiano. Non serve essere fluenti, basta avere le frasi chiave. Gli italiani apprezzano moltissimo chi prova a parlare la loro lingua, anche con qualche errore. Assolutissimamente. Un buongiorno e un grazie detti con sincerità aprono più porte di un inglese perfetto detto con sufficienza. La cortesia è la chiave universale dell'ospitalità italiana. Monica, siamo arrivati alla fine di questo episodio ricchissimo. Dal vocabolario base alle storie di horror alberghiero, ai consigli da insider, alle frasi pronte all'uso. Qual è il messaggio finale che porteresti a casa a chi ascolta? Direi questo. Prenotare un hotel non è solo una transazione burocratica, è il primo passo di un'avventura. Fatelo con cura, con curiosità, con le domande giuste. Leggete le recensioni, guardate le foto degli ospiti veri, chiamate direttamente, chiedete la conferma scritta. Ma soprattutto non abbiate paura di fare errori. Anche il peggior hotel diventa una storia divertente da raccontare, come la mia boutique con i cassonetti. I cassonetti entrano nella storia. Io aggiungerei, imparate 10 frasi in italiano prima di arrivare in un hotel italiano. Non solo vi aiuterà praticamente, vedrete la differenza nel trattamento, nell'accoglienza, nella disponibilità del personale. Gli italiani si sciolgono quando uno straniero prova a parlare la loro lingua. Verissimo. L'italiano è una lingua che si apprezza come un regalo. Chi la usa, anche imperfettamente, viene accolto con un calore speciale. E questo vale doppio in hotel, dove l'ospitalità è l'essenza stessa del lavoro.
Perfetto. Allora, cari ascoltatori, la prossima volta che prenotate un hotel in Italia o in qualsiasi posto, usate il vocabolario di oggi, ricordate i consigli di Monica e soprattutto godetevi l'avventura. Monica, grazie come sempre per la tua energia, i tuoi consigli pratici e soprattutto per la storia del signore in pigiama nel mio letto. Ah, aspetta, quella era la mia storia. E io ringrazio per la storia dei cassonetti romantici. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Siete meravigliosi. Continuate a studiare l'italiano, continuate a viaggiare e ricordate, ogni hotel è un palcoscenico. Un palcoscenico è a stage e voi siete i protagonisti. Buon viaggio a tutti. Ciao!